3.500 km da fare, 2 aerei da prendere, un matrimonio e una gara. Signori, benvenuti nel secondo episodio delle magiche avventure di Edoardo Mazzuoli e mi accompagnerete in questa settimana perché saranno 5 giorni matti, veramente matti. Allora, situazione, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando? La destinazione è Francoforte, Germania, perché come avrete visto dal primo video di questa serie è successo un bordello. Per andare alla gara di Hockenheim si è rotta la testa della Volvo proprio fra poco, dove stiamo per passare vicino al tunnel del San Gottardo, e da lì poi tutta una serie di vicissitudini, ma se non avete visto il video vi lascio il link così lo recuperate e ci agganciamo a questa storia. Adesso dobbiamo andare a Francoforte a recuperare il carrello perché c'è dentro la mia moto che mi serve e sono su un furgone che non conoscete perché stamattina mi sono svegliato presto, sono andato a prenderlo a Milano in centro perché era l'unico disponibile, perché non sapete, spoiler, parentesi, ne ho comprato uno, quindi arriverà un furgone nuovo, cioè nuovo, quasi nuovo. Ho detto che non l'avrei più preso un furgone, alla fine ci sono ricascato per necessità. Il concessionario ancora non me l'ha consegnato, è sempre domani. Siamo arrivati a ridosso della partenza, abbiamo dovuto noleggiare il furgone. Treno, metropolitana, casino, prendi il furgone, vai a casa, carica, parti. Ora abbiamo appena passato il confine svizzero, quindi Lugano, Chiasso, e stiamo andando in direzione Francoforte, passo del San Gottardo dove si è rotta la Volvo, e sarà un lungo viaggio perché su questa strada non è lunghissima perché è come andare a Vallelunga, ma ci sono sempre un sacco di code e traffico, e poi la Svizzera bisogna farla molto piano. Partiamo subito forte, raga, partiamo subito forte. Questa strada è veramente una merda. Tutte le volte che passo qua dal San Gottardo deve succedere qualcosa. Lato della strada c'era una macchina ferma, le facce non erano delle migliori, chissà poverini cosa gli è successo. Ovviamente come tutte le persone normali in Svizzera non funziona un cazzo se sei italiano, la linea non funziona, e io da persona organizzata quale sono cosa ho fatto? Faccio la eSIM tutte le volte e ovviamente devi scansionare il tuo bellissimo QR code e dopo spegni e riaccendi il telefono. Riaccendo il telefono e il telefono non funziona più, nel senso che adesso non funziona più lo schermo, cioè io faccio così per sbloccarlo, non va più, e quindi sono senza telefono, non ho il navigatore, però la strada la so e... boh, non lo so. Se queste sono le premesse della settimana, aiuto. Niente raga, sono disperato, bloccato così e non funziona un cazzo. Ora il problema è che l'avevo anche quasi caricato, è al 72%, speriamo che si spenga presto e provando a riaccenderlo si rinsavisca, cioè così no. C'è anche la coda per il San Gottardo. Bene, ironia della sorte, wifi pubblico, bisogna fare il login con il telefono, ovviamente non avendolo ho chiesto alla cassiera, che è stata gentilissima, tra l'altro italiana del sud. Avvisiamo che non sono morto. Allora, avvisare ho avvisato. In più su internet ho trovato che esiste una procedura di riavvio per l'iPhone, io non lo sapevo neanche perché non mi è mai successo, che puoi farlo senza riavviare i tasti. Adesso lo facciamo insieme. Allora, dice schiaccia velocemente sopra e rilascia, schiaccia velocemente sotto e rilascia, tieni premuto il laterale finché non si riavvia. Allora, aspetta un attimo. Wow, ce l'abbiamo fatta, si sta riavviando. Ora aspetta, perché vediamo se il riavvio funziona. Non ne sono tanto convinto perché ricordatevi che questa è la playlist delle magiche avventure di Mazzuoli, dove tutto può andare sempre storto e può andare sempre peggio. Funziona raga, funziona. Vai, adesso in viaggio perché abbiamo già perso troppo tempo. Che gli lascio qui 3.000 euro di fotocamera per fare l'inquadratura.
Germania ragazzi, Germania! Siamo in Deutschland, 2,70 all'arrivo e come al solito su questa autostrada maledetta, come al solito, questa è la strada che va a Hockenheim, è la stessa, in direzione Francoforte a, come dicono loro, per i tedeschi se lo dico male non vi arrabbiate, a Karlsruhe, c'è sempre una coda della Madonna. Che palle! Ho cominciato a raccontare le magiche avventure di Edoardo Mazzuoli. Minchia, adesso dobbiamo scaricare tutta la moto che è là dentro nel furgone. Comunque, troppo freddo in Germania, Capitan. Cazzo di 15 gradi, ce ne sono 8. Dopo tutto il viaggio, un bel travaso di materiali dal carrello al furgone, cena veloce e dormire perché domani i chilometri per andare a Barcellona sono tantissimi e non voglio arrivare troppo tardi. Signore e signori, buongiorno! Sono appena le 11 ma a me sembra già sera perché abbiamo percorso la bellezza di 600 km. Siamo all'altezza di Lione, quasi Lione, facciamo tutto il centro della Francia per poi sbucare a Montpellier, se non sbaglio, sul mare e poi avanti verso Barcellona. Poi non ho mai capito perché Google Maps ti dà un risultato, un ipotetico arrivo, Waze sempre un'ora in meno, incredibile. Comunque sono all'arrivo 18:30 o 17:30, mi piacerebbe comunque arrivare a cavallo 18, 19, quell'ora lì sarebbe bellissimo. Abbiamo anche la pazienza perché se così fosse c'è anche il tempo di fare tutto con calma e vedrete perché c'è un casino di roba da fare. Spagna ragazzi, alle ore 5 ci siamo. E qual è la prima cosa che si fa in Spagna? La radio! In sole 12 ore siamo passati da dire eine Kaffee mit Milk a je voudrais un café a me da un cafecito papi. Bene, 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 sono contento e la cosa che mi piace di più quando fai viaggi lunghi è quando arrivi a destinazione prima che venga buio, perché quando arrivi che è buio non è la stessa cosa, quindi sono molto contento e soprattutto ho un po' di margine perché c'è un sacco di roba da fare. Ovviamente la moto è quella, è rimasta così dalla gara, quindi assetto per Hockenheim, e Barcellona è estremamente diversa, no? E quindi bisognerà fare un po' di cose, poi devo allestire per backpack, insomma. L'unica cosa della quale sono preoccupato è il meteo, perché 3 giorni, a me del sabato non mi interessa perché abbiamo l'evento, dobbiamo tornare, quindi dobbiamo fare tutta la pazzia con l'aereo, ma adesso poi vi spiegherò meglio. Però domani danno un po' di pioggia, non la mattina, la danno la sera, quindi io spero che piova il più tardi possibile per poter girare tutto il giorno, visto che Barcellona è una delle mie piste preferite, mi piacerebbe poterci girare e poi ovviamente anche domenica. E alla fine ce l'abbiamo fatta ragazzi, questo è il momento che preferisco più di tutti, anche perché ho sistemato tutto, ma prima di sistemare tutto, vista la giornata di oggi, ho detto devo godermi un pasto seduto e sono andato a cena con gli altri. Ho detto faccio un'ora più tardi, ma mangio bene, ragiono, infatti ho fatto la lista delle cose che devo fare. Ok, intanto vi faccio vedere, visto che spesso lo tralasciamo, vi faccio vedere come ho allestito e come di solito andiamo a girare. Adesso non fate caso che questo box è molto stretto, tra l'altro questa BMW dovreste ricordarvela perché è quella del video di Most, è quella di Mike Noblau, che è... Questa è quella vecchia, poi ne ha un'altra nuova che è quella modello Toprak. Comunque, qua c'è la moto di Sergio, cassettiera, la mia cassettera, la moto, madonna come sono fiero del mio scaffalino, il trespolo per tenere la tuta che adesso è di là a caricare. E adesso abbiamo un bel po' da fare perché la moto è uscita dalla gara di Hockenheim, così come l'avete vista. Tra l'altro
Eccolo qua, il maledetto attacco che si è rotto, che ci ha fatto cadere la telecamera, adesso lo sostituiamo. Comunque, ho fatto la lista delle cose da fare, la moto è uscita dalla gara di Hockenheim così com'è, quindi bisogna cambiare il rapporto per farlo per Barcellona e soprattutto in gara 2 vi ho raccontato che ho provato un'altezza dell'ammortizzatore posteriore che non mi piace, delle molle davanti che non mi sono piaciute, quindi io ritorno alla mia configurazione, diciamo, tra virgolette standard, e festa finita. Gomme usate, che ce n'è una pila piena dopo l'IDM, e le usiamo tutte e diamoci da fare perché qua mi ho fatto tardi. Tra l'altro stavo cambiando anche il tear-off, questo lo teniamo per Marquez, prossima gara. Bene ragazzi, l'1:05 l'abbiamo fatta, però sono molto contento perché uno, avevo la paura di non riuscire a chiudere il davanti, perché sai quando sei da solo che tiri giù l'avantreno per fare le molle, come cazzo fai a rialzare la moto? Invece col cavalletto di Elevate, che quando me l'hanno dato a me ha svoltato la vita, quel cavalletto lì a pantografo è una figata, ti risolve un sacco di situazioni. Comunque, molle fatte, rapporto fatto, altezza dietro fatta, sono tornato al mio setup. È l'una. Sono tornato al mio setup base, la moto è finita e domani devo solo girare il quadro, scaldare la moto, entrare. Che bello. Però, siccome questo è un video delle magiche avventure di Edoardo Mazzuoli, chissà mai cosa potrà succedere, perché ad esempio l'unica cosa che mi rimane da fare è preparare le telecamere, prendere a fuoco una telecamera. Intanto vado a dormire, poi ci pensiamo domani. Eccola, la nuvola di Fantozzi e di Mazzuoli. Potevi girare un giorno a Barcellona con il sole? No, ha piovuto, ho fatto 3 turni e sono molto contento perché sapete benissimo che la moto che ho provato a Hockenheim in gara 2 che avete visto non mi è piaciuta per niente. Ho detto non mi è piaciuta, non la uso nemmeno qui, e infatti sono ritornato al mio setup base. Qua funziona discretamente bene. Con le Pirelli ho già fatto il mio best lap di sempre, ho fatto 49 subito, con tutta la roba usata, quindi cioè, e avendo traffico davanti, quindi secondo me con le Pirelli qua io potrei fare una roba tipo 47, 46 e mezzo, così come sono, tirando forte e mettendomi un po' a posto. Infatti voglio sfruttare la pioggia per fare una mollettina, perché vedo dai dati che sono un po' morbido rispetto a Hockenheim, la pista qua è molto più lunga, si schiaccia molto di più, quindi faccio la molla e poi bisogna pack everything, cioè pacchettare tutto, perché bisogna andare all'aeroporto e bisogna tornare a casa. Lascio tutto qua, devo tornare a casa e dobbiamo andare a Venezia. Perché c'è un matrimonio importante e dopo vi spiego perché. Barney Racing o Runny Racing, smonta molle, sono venuto a rompervi le palle. Ah, molle le fate anche voi, guarda qua. Quanto gli costa Mazzuoli uno smontamolle? Quanto gli costa Mazzuoli uno smontamolle? Tanto, stiamo cercando sponsor per lo smontamolle, ragazzi. Ammortizzatore fatto. Ciao ragazzi, grazie del disturbo. Ci vediamo in 30 ore, capitano. Ciao, Tino. Ciao, Stefano. See you in 30 hours. Bene.
Ci voleva una bella cena, anche perché oggi fra una roba e quell'altra non ho mangiato niente, ho mangiato un po' di tacchino mentre lavoravo e sono molto contento di aver finito la moto, in modo che è pronta per domenica, è già tutto fatto. L'unica cosa che in base al meteo decideremo quali gomme montare, manca fare la benzina, vabbè, quello è una roba stupida. Ho fatto anche lo zero dei sensori, quindi perfetto. Tra l'altro oggi ho fatto quinto, davanti ci sono due ragazzi che fanno l'IDM Superbike e non siamo andati in nessuno fortissimo, però io sono molto vicino a loro e parto quinto. E domani in teoria nelle giornate di prove amatoriali, tipo quelle che organizza il nostro organizzatore Spear, tutti i giorni di venerdì e sabato valgono tipo come qualifica. Domani piove, quindi nessuno migliorerà e quindi io domenica dovrei partire quinto, salvo cose strane. Quindi adesso non ci rimane che andare a vedere gli schermi come fanno tutti, cercare il nostro gate. Bene, ovviamente Ryanair non si smentisce mai. Dobbiamo partire alle 10:55, partiremo alle 11:35 dicono. Potrebbe essere molto più tardi, quindi adesso mi svacco per terra male perché devo cominciare a gestire le forze per la gara di domenica. Quindi più riesco a riposare meglio è. Ma visto che abbiamo un po' di tempo, vi spiego per quale motivo sto facendo questa cosa. Uno, perché le avventure mi piacciono, e per secondo perché delle volte ti trovi in delle situazioni, sarà capitato anche a voi sicuramente, nelle quali non puoi dire di no a nessuno delle due parti, nel senso che da una parte il matrimonio doveva essere in un'altra data, Barcellona doveva essere in un'altra data, alla fine si sono clash, come dicono in inglese, nello stesso weekend, e quindi la Priglia comunque la devo ritirare perché bisogna andare a prenderla per l'EICMA, perché va esposta da Jet Prime. A Barcellona non esiste che io non giri, al matrimonio di Pier non esiste che io non vada. Per quale motivo questa cosa? Perché Pier Antonio l'ho conosciuto, che è denominato il Cavaliere, ma chi è? È la persona dietro DTO. DTO che cos'è? È l'azienda, uno, che mi supporta, è una realtà che fa tutt'altro perché fanno macchinari per l'analisi chimica, e ovviamente il proprietario è appassionato di motorsport, quindi investe nel motorsport, aiuta, supporta Barni, ve l'ho detto 1000 volte nel pre-Superbike o nel post-Superbike, supporta Barni, supporta Iari Montella, Michele Pirro ovviamente, tutto il discorso Garage 51 e me. E lui è una persona che io, di appassionati come lui, non credo di averne visti tanti. Cioè lui prende i voli, va a vedere tutte le gare, quasi tutte le gare della Superbike, ovviamente la Superbike quasi tutte della MotoGP, e spesso ci va in moto. Cioè questa è veramente passione, cioè la voglia di vedere le corse, di stare nel paddock e viverle proprio da vicino, quindi non si poteva dire di no. Già eravamo tirati con i tempi, il ritardo proprio, cioè l'ultima cosa che ci voleva. A Bergamo è venuta a prendermi Francesca e ho guidato fino a Milano, vicino a Venezia, arrivando alle 4, e il giorno dopo, belli come il sole, pronti per il matrimonio di Pier e Filomena. Matrimonio senza neanche un bicchiere di vino, perché nella testa c'è la garetta di Barcellona. E a proposito di Barcellona, noi domani abbiamo il volo alle 5:45 e siamo distanti 2 ore da Bergamo, quindi la notte praticamente salta. In più, quando c'è l'autostrada chiusa e ti dimentichi che c'è il cambio dell'ora. Ci siamo riusciti ragazzi, missione compiuta. Non guardate bene la mia faccia perché sono bello cotto, la pista è un po' umida ma sta asciugando, e ho dormito più di quello che pensavo, perché sono riuscito a dormire un'ora in aereo e un'ora sulle panchine dell'aeroporto prima di prendere l'aereo, quindi tutto sommato 3 più 1 fa 5. Dormite male, però dai, va bene. Adesso pronti via, mi sono fatto una bella mollettina per non sbagliare, era un lavoro che avevo lasciato indietro, non ho cambiato niente alla moto, va bene, ho fatto solo le molle perché vedevo dai dati che andavano fatte, e niente, volevo entrare, c'è un turno prima della garetta, volevo entrare per farlo, per vedere se era tutto a posto, se insomma per scaldarmi un attimo, però è ancora bagnata, quindi mi sa che aspettiamo. E invece non è vero, perché volevo fare un warm up e controllare che fosse tutto a posto per la gara. L'ultima e l'unica cosa da fare era montare la gomma posteriore nuova e aspettare. Sì, ma quando mai?
La moto non parte più, batteria scarica, e controllando con il tester abbiamo subito capito che fosse regolatore di tensione, quindi tutto sto casino per guardare gli altri correre. Meno male che domani torniamo a casa.